Lo sappiamo, quando studiamo una lingua straniera, uno degli argomenti più complessi da imparare sono le preposizioni. Dato che mi fate spesso domande sulle preposizioni, ho deciso di preparare un quiz per impararle in modo pratico, divertente e naturale. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se non lo hai già fatto, ti invito a iscriverti al mio canale per non perdere nemmeno una delle prossime lezioni. Come sempre, ho preparato un documento in PDF che approfondisce gli argomenti della lezione di oggi e in cui potrai trovare qualche esercizio extra per fare pratica. Riguardo alle preposizioni, la principale difficoltà dipende dal fatto che non sempre esistono delle regole precise che possano aiutare gli studenti stranieri a usarle con più sicurezza. Ciò che ti aiuterà di più sarà sempre la pratica. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo il nostro quiz per mettere in pratica l'uso delle preposizioni in contesto. Il quiz sarà diviso in due parti. Una prima parte un po' più semplice, con domande a risposta multipla, e una seconda parte un po' più complessa, con testi più lunghi e più preposizioni da inserire, senza opzioni tra cui scegliere. Cominciamo con il quiz. Tutte le mattine Valeria va lavoro, piedi. Le opzioni sono a, in, al, a, allo, a. Quali sono le due preposizioni che dobbiamo inserire? Tutte le mattine Valeria va al lavoro a piedi. Con il sostantivo lavoro dobbiamo usare la preposizione articolata al, a più il. La seconda preposizione è a. Perché? Perché usiamo la preposizione in con i mezzi di trasporto, come in bicicletta, in macchina, in autobus, in treno, in aereo. Quando non usiamo nessun mezzo di trasporto per spostarci, diciamo a piedi, a piedi. Prossima domanda. Ho vissuto Bologna 2 anni. Le opzioni sono a da, in tra, a per. Ho vissuto a Bologna per 2 anni. Con le città usiamo sempre la preposizione a. E perché ho scelto la preposizione per? Perché non posso usare da. Da si usa per indicare un'azione cominciata nel passato che continua nel presente, come vivo a Bologna da 2 anni. Invece la preposizione tra indica un'azione futura. Andrò a vivere a Bologna tra 2 anni. Nel nostro esempio abbiamo un verbo al passato che indica che l'azione è conclusa, è finita. Ho vissuto a Bologna per 2 anni. La preposizione per mi permette di indicare la durata di questa azione passata e conclusa. Prossima domanda. Marco aveva iniziato studiare il giapponese prima trasferirsi a Tokyo. D A D. Qual è la risposta corretta? Marco aveva iniziato a studiare il giapponese prima di trasferirsi a Tokyo.
iniziare a fare qualcosa prima di fare qualcosa. Prossima frase. Ecco la lista della spesa con le cose comprare. A, da o per. Qui la risposta giusta è da. La lista della spesa con le cose da comprare. Spesso usiamo la preposizione da per indicare la funzione di un oggetto, ma anche il valore potenziale, cosa si deve fare con questo oggetto. Per esempio, ti consiglio un libro da leggere. Questa casa è da ristrutturare, ossia deve essere ristrutturata. C'è molta frutta da mangiare, che deve essere mangiata, che può essere mangiata. Quindi usiamo la preposizione da anche per indicare lo scopo, la funzione di un oggetto. Se vuoi conoscere tutti gli usi della preposizione da, puoi guardare questo video che ho preparato un po' di tempo fa. Lo scrittore Dante Alighieri era profondamente innamorato Beatrice, per, con o di. La risposta giusta è di. Dante Alighieri era innamorato di Beatrice. Con il verbo innamorarsi usiamo sempre la preposizione di. Innamorarsi di qualcuno o di qualcosa. Abbiamo finito la prima parte del nostro quiz. Com'è andata? Troppo facile? Rimani lì perché adesso passiamo alla seconda parte, che sarà un po' complessa. Ti leggerò dei testi un po' più lunghi, in cui ci saranno alcuni spazi da completare con una preposizione. La preposizione può essere semplice o articolata. Ti lascerò alcuni secondi per pensarci, ma ti consiglio di mettere in pausa il video per pensare qualche secondo in più. Iniziamo con il primo testo che parla di lavoro remoto. Lavorare in casa ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi limiti. La cosa più difficile, secondo me, è separare il tempo dedicato lavoro quello dedicato vita personale. A volte non riesco nemmeno ricordare che giorno è. Ti lascio qualche secondo, ma se hai bisogno di più tempo per pensarci, puoi mettere in pausa il video. Lavorare da casa ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi limiti. La cosa più difficile è separare il tempo dedicato al lavoro da quello dedicato alla vita personale. A volte non riesco nemmeno a ricordare che giorno è. In italiano usiamo le espressioni lavorare da remoto, lavorare da casa. Con il verbo dedicare usiamo la preposizione a, dedicare tempo a qualcosa. Con il verbo separare usiamo la preposizione da, separare qualcosa da qualcos'altro. Infine, con il verbo riuscire usiamo la preposizione a. Prossimo testo. Stavo uscendo parcheggio quando un'auto mi ha tagliato la strada. Non sono riuscito a frenare in tempo e l'ho urtata proprio fianco. Il conducente è sceso macchina furioso, ma poi ha capito che aveva torto lui. Leggiamo il testo completo. Stavo uscendo dal parcheggio quando un'auto mi ha tagliato la strada. Con il verbo uscire
usiamo la preposizione da, uscire da un luogo. Non sono riuscito a frenare in tempo e l'ho urtata proprio sul fianco. Il fianco è la parte laterale della macchina. Urtare è un sinonimo di colpire. Il conducente è sceso dalla macchina furioso. Anche con il verbo scendere usiamo la preposizione da, scendere da un mezzo di trasporto. Prossimo testo. Ieri sera siamo andati cena, casa di amici. Purtroppo qualcosa che ho mangiato non mi ha fatto bene. Ho passato tutta la notte bagno. Non voglio nemmeno pensare cosa potesse essere. Ieri sera siamo andati a cena a casa di amici. Purtroppo qualcosa che ho mangiato non mi ha fatto bene. Ho passato tutta la notte in bagno. Non voglio nemmeno pensare a cosa potesse essere. Con il verbo pensare usiamo la preposizione a quando la parola che segue è un sostantivo. Pensare a qualcuno, a qualcosa. Con lo stesso verbo usiamo la preposizione di quando la parola seguente è un verbo. Pensare di fare qualcosa. Prossimo testo. Ieri sera abbiamo invitato degli amici. Tutto sembrava andare bene, finché è scoppiata una discussione politica, due invitati. Io e la mia compagna cercavamo di cambiare discorso, ma poco successo. Alla fine siamo riusciti a calmare gli animi. Un bel dolce al cioccolato. Leggiamo il testo completo. Ieri sera abbiamo invitato degli amici. Tutto sembrava andare bene, finché è scoppiata una discussione sulla politica tra due invitati. Io e la mia compagna cercavamo di cambiare discorso, ma con poco successo. Alla fine siamo riusciti a calmare gli animi con un bel dolce al cioccolato. È interessante qui l'uso della preposizione su, una discussione su un argomento. Usiamo sempre la preposizione su per indicare il tema principale di un film, di un libro, di una conversazione, di una ricerca. Passiamo al prossimo testo, che è anche l'ultimo del nostro quiz. Da piccolo passavo ore, studio di mio nonno, un uomo, aria simpatica, pieno, interessi e oggetti curiosi. C'erano tanti libri diversi disposti in ordine, scaffali, strani oggetti esotici, fotografie sbiadite, cassetti. Ogni volta scoprivo qualcosa nuovo. Leggiamo il testo completo. Da piccolo passavo ore nello studio di mio nonno. Nello, perché la parola studio comincia con S più consonante, quindi dobbiamo usare l'articolo lo. Un uomo dall'aria simpatica, pieno di interessi e oggetti curiosi. Spesso usiamo la preposizione da anche per indicare una caratteristica fisica o caratteriale di una persona. Per esempio, un uomo dai capelli bianchi, un uomo dall'aria simpatica, una donna dagli occhi azzurri. C'erano tanti libri diversi disposti in ordine sugli
scaffali. Scaffali è una parola plurale che comincia con S più consonante, quindi dobbiamo usare l'articolo gli, sugli scaffali. Fotografie sbiadite nei cassetti. Sbiadito è un aggettivo che indica qualcosa che ha perso il suo colore originale a causa del passare del tempo. Ogni volta scoprivo qualcosa di nuovo. Anche questa parte è importante. Tra l'indefinito qualcosa e un aggettivo usiamo sempre la preposizione di, qualcosa di speciale, qualcosa di nuovo, qualcosa di facile, eccetera. E siamo arrivati alla fine del nostro quiz. Com'è andato? Non preoccuparti assolutamente se hai fatto degli errori. Mi piace sempre mettere dei casi più difficili e avanzati per mettere in difficoltà i miei studenti. Fammi sapere nei commenti com'è andato il quiz. Sono curioso di sapere se lo hai trovato facile, fattibile o molto complicato. Ti ricordo nuovamente che puoi scaricare il PDF che approfondisce il contenuto della lezione di oggi e in cui puoi trovare anche qualche esercizio extra sulle preposizioni. Ti invito nuovamente a iscriverti al mio canale se non lo hai già fatto per non perderti nemmeno una delle prossime lezioni. Ti aspetto nel prossimo video, ti mando un forte abbraccio e alla prossima!